Ogni 75-100 anni il sistema finanziario crolla sotto il proprio peso. Il debito diventa ingestibile, la disuguaglianza diventa insostenibile, l'intera economia cade come un castello di carte. Questo è parte di un disegno molto più grande. Sto parlando della fine di un ciclo di lungo periodo che si ripete nella storia ancora e ancora e che ha portato a eventi catastrofici come la Grande Depressione, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e risale, pensa, alla caduta dell'impero olandese nel 600. Una crisi che però non colpisce tutti allo stesso modo. Un reset valutario è infatti un periodo di crisi finanziaria che culmina con una radicale trasformazione. Un esempio è la Germania del 1923, nel pieno dell'iperinflazione acuta, con persone che trasportano gli stipendi con la carriola, bambini che giocano con pile di banconote inutili, gente che brucia contanti per scaldarsi perché costavano meno del carbone o della legna. Non sorprende quindi che una crisi finanziaria porti quasi sempre anche a disordini civili e infine conflitti internazionali. Però durante una crisi finanziaria di questo tipo non tutti soffrono allo stesso modo. Infatti, se guardi ad alcune delle dinastie familiari più ricche d'Europa e del Nord America, vedrai che sono riuscite proprio in queste fasi non solo a preservare il proprio patrimonio, ma anche a aumentarlo. E il motivo è quasi sempre lo stesso. Hanno capito in tempo che dovevano trasformare la ricchezza monetaria da promesse ad asset capaci di attraversare la tempesta. Oggi il punto è capire come fare la stessa cosa. E vediamo dunque quali sono gli asset con cui è possibile farlo. 1. L'oro. Il prezzo dell'oro ha vissuto un'impennata astronomica nell'ultimo periodo, con un rialzo vicino al 70% e con acquisti record da parte delle banche centrali e degli investitori. Per molti è diventato del resto il rifugio più intuitivo contro valute sempre più instabili e sempre più volatili. Ma perché l'oro è così diverso dalla valuta? L'oro fisico non dipende da banche o reti di pagamento. Non ha bisogno di essere necessariamente convertito per esistere. Non compare nel bilancio di qualcun altro come una promessa da mantenere. In altre parole, l'oro fisico è difficile da alterare. Le valute, invece, vengono costantemente alterate dalle banche centrali, alzando o abbassando i tassi, creando quindi moneta e usando la stampa come soluzione rapida ai problemi interni. Ma stampare denaro genera inflazione, rendendo quindi meno preziosa la moneta in circolazione. In pratica, se la torta monetaria cresce più in fretta della produzione reale economica, ecco che la mia fetta di torta piano piano si restringe, quindi perdo potere d'acquisto. L'oro non ha questo problema. L'oro si crea infatti solo attraverso l'estrazione, un processo che è costoso, specializzato ed estremamente difficile da realizzare. Ed è proprio questa rarità che lo rende prezioso. Pensa che tutto l'oro del mondo, se concentrato in un unico punto, starebbe in un cubo con lati di appena 23 metri. Impressionante, vero? Questa è un'immagine che aiuta a capire quanto sia effettivamente limitata l'offerta dell'oro. Abbiamo però due categorie di oro. Da un lato l'oro reale e dall'altro quello cartaceo. L'oro reale, l'oro fisico, è quello che puoi stringere in mano. Monete, lingotti, gioielli. Il suo valore dipende ovviamente da che cosa? Da 1, quanta materia reale esiste e 2, da quante persone vogliono quella materia reale. Quindi semplice, diretto, direi elementare. Risponde unicamente alla legge domanda-offerta. Abbiamo poi l'oro cartaceo. E qui il discorso si complica, perché non possiedi vero oro in mano, ma un contratto o, se vogliamo, una promessa legata all'oro. Possiedi quindi un record digitale che ti dice che hai un tot di metallo. Il rischio qual è? È che questa versione cartacea si espanda molto più velocemente rispetto all'oro fisico sottostante. Esattamente come succede in ogni altro ambito praticamente finanziario e come successe al tempo, prima che l'oro fosse staccato dalla valuta fiat, proprio con le banconote, con i certificati che venivano emessi a fronte di oro depositato e che si scoprì solo dopo in realtà essere emessi in quantità maggiore rispetto proprio all'oro reale. E oggi con le leve è praticamente sicuro che ci sia più carta rispetto che metallo reale. Ecco perché in un reset valutario l'oro fisico viene considerato molto più prezioso rispetto al suo equivalente finanziario. E questo era il primo asset. Passiamo adesso al secondo asset. E qui alcuni sicuramente storceranno il naso, però effettivamente questo asset pare meritarsi a tutti gli effetti un posto all'interno di questo video. Sto parlando di Bitcoin. Bitcoin risolve un problema simile all'oro, ma in un modo diverso.
Infatti è autocustodibile, è autogestibile, si conserva facilmente, si trasferisce con estrema rapidità ed è altamente fungibile, cioè scambiabile con facilità con valute. In teoria questo lo renderebbe resistente anche nel pieno di un reset valutario e potenzialmente anche più dell'oro stesso. Però bisogna un attimo frenare l'entusiasmo e guardare a 360 gradi, perché Bitcoin è un asset estremamente giovane e sebbene su carta sia praticamente perfetto per proteggersi da un reset valutario, non abbiamo ancora avuto esempi reali di questa potenziale funzionalità che invece l'oro ci ha dimostrato in millenni di avere. Bitcoin del resto è diventato diffuso soltanto dal 2013 in poi, quindi ha veramente una vita estremamente breve rispetto all'oro. Non abbiamo quindi dati storici di lungo termine per valutare effettivamente il comportamento di Bitcoin durante episodi di questo tipo, quindi di reset valutario. C'è in effetti anche un'altra obiezione molto discussa, cioè quella della tulipomania. Nel 600, infatti, nei Paesi Bassi, i bulbi di tulipano divennero oggetto di una febbre speculativa al punto che le persone li compravano e vendevano a prezzi sempre più alti, fino a che alcuni bulbi addirittura valevano più di una casa. Poi, d'un tratto, la fiducia si spezzò, gli acquisti si fermarono e il mercato ovviamente crollò dall'oggi al domani. Questo è ancora l'esempio classico che si fa oggi per parlare di hype. Quindi come l'avidità possa spingere in alto i prezzi e in un secondo farli crollare. Questo però non significa che automaticamente Bitcoin sia una bolla, perché effettivamente presenta caratteristiche totalmente diverse rispetto ai tulipani. Ad esempio, non puoi coltivare nel tuo orto di casa illimitatamente Bitcoin, ma ha una struttura limitata che non può essere alterata. I tulipani obiettivamente possono essere infiniti. Da ogni fiore, bulbi e così via proliferano. Però le opinioni restano comunque profondamente diverse, persino tra gli esperti, e questo è importante tenerlo in considerazione, perché mentre alcuni lo considerano una truffa o una bolla di tulipani, altri lo considerano la valuta del futuro. Molti hedge fund professionali ne detengono piccole quantità e perfino alcune banche centrali di certi paesi lo stanno effettivamente studiando. Il suo richiamo è insomma simile a quello dell'oro. Una riserva di valore però digitale che, almeno in teoria, non può essere facilmente sanzionata o manipolata da governi e banche. E puoi comprarlo direttamente su Kraken. Fondato nel 2011, è uno dei pochi exchange di prima generazione ancora in piedi. E per chi fa trading sa che l'exchange è fondamentale, parte attiva dell'operazione. Spread, liquidità e affidabilità in momenti di alta volatilità sono fondamentali. Su questo Kraken è una buona soluzione. Ha attraversato tutto: crolli, bear market lunghi, fallimenti di competitor molto più rumorosi di loro, ma anche loro sono partner di grossi brand internazionali, come per esempio la Williams in Formula 1. Lato sicurezza, Kraken pubblica una Proof of Reserve, dove puoi verificare on-chain che i fondi esistono davvero, e questo dà ovviamente la possibilità a chiunque di fare un audit indipendente. E per chi fa trading attivo abbiamo una piattaforma avanzata, ampia scelta di asset, più metodi di deposito, inclusi bonifici bancari, quindi tutto quello che serve per comprare, vendere o fare semplicemente trading all'interno di un'unica piattaforma. Inoltre è disponibile anche un'offerta per i nuovi utenti. Infatti, cliccando sul mio link qui sotto e facendo un deposito di almeno 100 euro, deposito solo in valuta fiat, esempio euro, quindi cripto e stablecoin non sono idonei, e eseguendo operazioni per un totale di almeno 100 euro in criptovalute, quindi escluso stablecoin, quindi per esempio depositi 100 euro e compri 100 euro di Bitcoin, entro i primi 30 giorni dall'apertura del conto riceverai un bonus in Bitcoin di 15 euro. Quindi depositi 100 euro, compri 100 euro di Bitcoin reali entro i primi 30 giorni dall'apertura del conto e ti incassi un bonus di 15 euro in Bitcoin. Ti lascio qua sotto il link per registrarti. Terzo asset, il contante. E sì, e poi c'è il nostro cash. Frena? Perché il cash è estremamente controverso. Molti dicono che ha senso avere denaro cartaceo durante una crisi valutaria, ma in realtà dobbiamo anche contestualizzare in che tipo di reset valutario potremmo trovarci. Il mondo infatti si sta muovendo verso le CBDC, cioè le valute delle banche centrali, e questo renderebbe il contante molto più fragile come strumento di riserva, come strumento del futuro.
Una CBDC è in sostanza una moneta emessa digitalmente direttamente da una banca centrale. Anche se oggi effettivamente la gran parte del denaro è già digitale, quando paghiamo con carta, quel denaro resta in realtà nei bilanci delle banche commerciali. Una CBDC invece sarebbe denaro governativo, cioè ufficiale, esistente solo in forma digitale e quindi creato direttamente dalle banche centrali. E quando le CBDC verranno effettivamente introdotte, è facile che il contante perderà praticamente tutta la sua utilità. È per questo che il cash non va considerato in caso di reset valutario, proprio perché è troppo facile da rimpiazzare, da sostituire. Una parte magari sì per le spese, per le cose rapide da fare, ma tendenzialmente non è un buon asset da avere durante un reset valutario. 4. Immobiliare. L'immobiliare si trova in una posizione intermedia. Una proprietà non si sposta, è facile da tassare, ha un'utilità ovvia, o ci abiti o ci fai un ufficio, ma a differenza di oro e bitcoin vive dentro il sistema finanziario e quindi è molto più esposta a regole, imposte o potenziali interventi pubblici che ti obbligano a cambiarne delle caratteristiche per poterne usufruire piuttosto che venderla. Nonostante questo, però, conserva comunque un suo alone di bene rifugio. Paradossalmente, più una proprietà è rurale e autosufficiente, più diventa resiliente in un evento di reset valutario. Perché? Perché tende a essere più protetta da instabilità come rivolte, inquinamento o aumento della criminalità. In un periodo di reset, quindi, il valore non è dato solo dal mattone, ma soprattutto dalla capacità di un immobile di offrire sicurezza e soprattutto indipendenza. Quinto asset, le azioni. Non potevo ovviamente non parlare di azioni. Le azioni e le quote societarie sono completamente immerse nel sistema. Sono quindi prezzate nella valuta di riferimento del paese in cui sta investendo, richiedono borse, richiedono broker, infrastrutture finanziarie, regolamentazioni. Insomma, in un certo senso sono ancora più dipendenti dalle regole del sistema rispetto alla maggior parte di altri asset. Questo non significa che saranno distrutte per forza, ma saranno sicuramente rimodellate in base alle esigenze del nuovo mondo. Quindi, per esempio, oggi compriamo attraverso dei broker, domani magari acquisteremo, titoli tokenizzati nell'era delle CBDC. Quindi probabilmente ci sarà una trasformazione. Ecco perché per le azioni possono essere interessanti da avere, da possedere, da utilizzare, ma sono asset che trasportati all'interno di un reset valutario dipendono molto dalla configurazione che avrà quel nuovo sistema. E qui arriva la domanda più delicata. E cosa farà effettivamente questo nuovo sistema con i miei risparmi, con le pensioni o con i nostri conti di investimento? Per rispondere a questa domanda non possiamo fare altro che menzionare l'UBI. Che cos'è? L'Universal Basic Income, cioè il reddito di base universale. Perché lo nomino? Perché l'idea che ormai circola sempre di più è che ad un certo punto, con la I che ruba posti di lavoro, diventi necessario nel nuovo mondo che ci sia un reddito universale di base. Quindi che i governi paghino ad ogni adulto, ad ogni persona, una somma regolare, indipendentemente dal fatto che sia ricca o povera. E questo tema sta diventando sempre più centrale, sempre più discusso, proprio perché l'AI probabilmente sostituirà, come già sta facendo, moltissimi posti di lavoro. Se però il lavoro diminuisce, diventa inevitabile avere un sostegno economico di qualche tipo per tutti quei lavori che sono stati appunto soppiantati. Ed è qui che la teoria si fa più concreta e anche controversa, direi. I vecchi crediti sui risparmi probabilmente potrebbero essere mantenuti, ma magari ridotti gradualmente, così da finanziare questo nuovo sistema di trasferimenti, questo nuovo sistema valutario. Le pensioni più piccole probabilmente verrebbero mantenute, verrebbero protette, per evitare malcontenti. Quelle più grandi sarebbero probabilmente riconosciute solo parzialmente, in modo da poter ripagare chiaramente e mantenere quelle più piccole. Le più grandi ancora, in modo quasi invisibile e impercettibile, probabilmente verrebbero totalmente riscritte, totalmente ridimensionate. Narrazione pubblica, equità, tutti messi sullo stesso piano, così come il reddito universale viene distribuito in modo equalitario a tutti. La realtà è che per quelli che probabilmente hanno di più in termini monetari, questa manovra probabilmente sarebbe una confisca legalizzata. E quindi diventa naturale che se i miei asset sono all'interno del sistema finanziario, quindi valute per esempio, sarà a quel punto il sistema stesso a decidere come convertire quel valore. Viceversa, asset che non richiedono
conversione, quindi asset fuori dal sistema finanziario come oro o bitcoin, non subirebbero la stessa identica pressione. Quindi per chi non ha capitale, un reset può sembrare una buona notizia. Per chi ha risparmi può sembrare in realtà un prelievo forzoso, perché questo è. Ed è per questo che molte persone oggi stanno ribilanciando, quindi stanno spostando ricchezza verso asset come oro o bitcoin, proprio in vista di questa potenziale trasformazione. Quindi se vuoi attraversare un reset valutario, la logica non è indovinare il giorno esatto in cui il reset arriverà, ma prepararti per tempo comprendendo quali sono gli asset che resistono ai cambiamenti di pelle del sistema. Quindi l'oro fisico, resta ancora il più antico ma attuale, così come i metalli, le materie prime in generale. Bitcoin è l'asset digitale con più potenziale autonomia e se effettivamente si confermerà per ciò che dovrebbe essere o almeno è stato concepito per essere, in fase di crisi valutaria, di reset valutario, dovrebbe mantenere il suo status. Il contante perde rilevanza, l'immobiliare tiene a patto che offra protezione reale e sicurezza, terreni per esempio sono un'ottima fonte, e infine le azioni che dipendono dal modo in cui evolverà il sistema. È probabile che rimangano, appunto bisogna vedere come viene riconfigurato il capitale del sistema stesso. Fammi sapere che cosa ne pensi qua sotto nei commenti, come ti stai preparando, che cosa hai in portafoglio, lascia like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e soprattutto condividi questo video con i tuoi cari affinché anche loro prendano atto di quella che potrebbe essere la trasformazione in cui siamo immersi. Ti ricordo, ti lascio qua sotto anche il link per Kraken per acquistare Bitcoin con il bonus di 15 euro in Bitcoin. In attesa del prossimo video e in continuazione di questo ti lascio questi due video qua. In questo ti mostro cosa succede quando viene stampato denaro e come posizionarsi. Qua invece ti mostro il mio portafoglio reale di investimento da qui ai prossimi anni. E cliccando qui puoi iscriverti al canale. Dai un'occhiata a questi due video e poi fammi sapere che cosa ne pensi. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.